Inter Verona 2-0, Barella e Dzeko i gol che decidono questa partita. Simo, abbiamo detto subito, partita finita, ragazzi, tremate perché l'Inter è tornato, una partita importante, una partita da Inter. Forse abbiamo visto tante cose, te le riassumo così, voglio sapere che ne pensi, poi entriamo nel concreto della gara. Primo tempo da Inter di novembre-dicembre, secondo tempo un po' più Inter da 2022, in generale forse un Inter molto contiana, perché è sembrato di rivedere quell'Inter della seconda parte della scorsa stagione, quando scendevamo in campo compatti, molto concentrati. Oggi si vedeva molto la carica, la grinta della nostra squadra di voler andare subito avanti, subito in vantaggio a chiudere questa partita e poi controllarla senza spendere troppe energie, senza buttare via troppe energie in un finale di stagione che ci vedrà protagonisti in tante partite importanti, in una partita in cui purtroppo abbiamo anche registrato qualche problemino fisico di cui parliamo tra poco. Speriamo di non doverne pagare troppo le conseguenze. Che mi dici, Simo? Sono d'accordo, sì, diciamo che rispetto all'Inter di Conte, quest'Inter qui qualcosina concede, quindi hai magari un filino di preoccupazione in più, però obiettivamente oggi sono estremamente contento dell'Inter per tutte le piccole cose positive che abbiamo potuto notare e sulle quali sicuramente adesso entreremo nel dettaglio. In linea generale hai detto bene tu, il primo tempo è da Inter, se non di novembre-dicembre, comunque ci va molto vicino per qualità del gioco, per intensità, per voglia. Si vedeva, ragazzi, negli occhi dei giocatori la voglia, l'aggressività con cui andavano a recuperare il pallone. Nella ripresa siamo calati, ma è calata la partita, cioè è il Verona che, come ti dicevo anche in cronaca, ha scelto secondo me di abbassare un po' i ritmi perché riusciva secondo me a giocare meglio, tant'è vero che qualche cosa ha creato. Non è un calo come quello che abbiamo visto col Genoa o con altre partite, questo mi fa ben sperare in questo senso. Ci serviva questa vittoria in questo modo qui per confermare e dare seguito a quella di Torino con la Juve, che era venuta in maniera un po' così. Se batti anche lo Spezia confermando ancora una volta questo tipo di prestazione, allora io non credevo e sono molto contento, ma riapro tutte le porte per il finale di stagione e ce la giochiamo alla pari di Milan e Napoli e vediamo chi vince. Assolutamente sì, ci sono tante cose positive in questa partita. Innanzitutto, come dicevi anche tu, avevo detto dopo la Juventus, vittoria importantissima. Il mio giudizio su questa partita si completerà dopo la gara col Verona, perché nella partita con la Juventus salvavamo il risultato e poco altro. Oggi era importante vincere e convincere. Lo abbiamo fatto contro un avversario che prima di questa gara tutti quanti dicevamo comunque attenzione, perché è un avversario insidioso, gioca bene, molto fisico, aveva tante caratteristiche che potevano metterci in difficoltà. Invece è stato un Inter che ha saputo non farsi prendere dalla frenesia, ha creato fin da subito con fiducia, è riuscita poi a trovare i 2 gol nell'arco di 7 minuti tra l'uno e l'altro. Avrebbe meritato forse di fare anche il terzo. In generale i numeri dicono anche di un 18 tiri a 9, con l'Inter che nel primo tempo aveva preso ampiamente il largo con 12 tiri ad 1 e 10 calci d'angolo a 2, con un Inter che poi ha perso il confronto nel possesso palla. Ovviamente il Verona nel secondo tempo, alla ricerca di riaprire la gara, ha controllato maggiormente il pallone. Mi sono piaciute tante cose in questa gara, una partita in cui si sono rivisti. Tra l'altro il mister ha fatto anche delle scelte che qualcuno all'inizio della gara diceva dovesse non andare bene si assumerà dei rischi, però ci stava secondo me oggi per esempio proporre Di Marco con un Bastoni che non è entrato benissimo nel corso della gara, un Di Marco che però in una partita in cui l'Inter è stata votata molto all'attacco e al controllo del gioco ha fatto una buonissima gara. Mi è piaciuto molto, così come mi è piaciuto molto Correa in tandem con Dzeko. Abbiamo visto che rispetto alla coppia Dzeko-Lautaro funziona molto meglio, manovra molto più fluida, molto più bella anche da vedere. La cosa anche molto positiva, Simo, è che le nostre altre contendenti, inevitabilmente in questo momento, noi dobbiamo fare la corsa su di noi, ovviamente, ma un occhio lo buttiamo anche alle altre. Quest'Inter ha saputo reggere bene l'impatto con la partita assolutamente da vincere, più lo stadio che tornava al 100%, e per noi oggi lo stadio al 100% è stato un altro fattore in più che ci ha spinto. Per le altre avversarie qualcuno ha risentito prima la pressione di dover vincere a tutti i costi, altri hanno sentito il ritorno dello stadio al 100%. Questi sono ottimi segnali in vista della volata finale. A livello di occasioni
dicevamo, l'Inter ha creato molto, già dopo 3 minuti Di Marco aveva avuto una possibilità creata da una triangolazione molto bella con Ivan Perisic, sul 2-0 la prima unica vera occasione del Verona con Simeone che sbatte però su Andanovic che chiude lo specchio della porta con la spalla. Secondo tempo qualcosina ha creato, in generale il risultato ampiamente meritato da parte dell'Inter, ci sta il 2-0 secondo me anche per quello che si è visto in campo. Simone, ti chiedo un po' di giudizi anche sui singoli, come dicevamo, Correa, Dzeko, una coppia che ha funzionato e quando gira bene l'attacco gira bene tutta la squadra. Io voglio un gran bene sia a Lautaro che a Dzeko, però questa partita, per quanto singola, quindi poi magari le cose cambiano, però da quello che ho visto questa sera fatico a pensare ad un Inter che adesso possa prescindere da una coppia mista, quindi con Correa e uno degli altri due. Oggi ha funzionato benissimo la coppia con Dzeko, addirittura più di quanto pensassi, non mi aspettavo un funzionamento simile, e so che Correa è un giocatore molto divisivo, tanti non lo vorrebbero in campo, però penso che a livello evidente oggi si sia vista la differenza, un giocatore che ti dà modo di puntare palla al piede fronte alla porta, che ha dribbling, che ti allunga la squadra, che ha tecnica banalmente, non che Lautaro non ce l'abbia, però Correa ha una grande tecnica. Io mi aspetto che venga utilizzato di più, poi non so se sarà il titolare, però di più, cioè l'abbiamo visto secondo me troppo poco fino ad ora, ed è un fattore molto importante, come lo è Gosens, che anche lui è entrato in campo, non ha fatto nulla di che, però sarà anche lui un fattore importante. Io mi concentrerei molto sull'attacco, perché è lì che secondo me abbiamo visto delle cose diverse e quindi sarà anche un bel problema, tra virgolette, per Inzaghi adesso capire come sistemare la questione. Però, insomma, avercene di questi problemi, come si suol dire, ecco. Assolutamente sì, secondo me anche oggi abbiamo avuto ulteriormente la dimostrazione di quanto sia mancato Correa all'interno di tutta questa stagione, purtroppo. E speriamo di averlo a disposizione da qui in avanti. Primo tempo, secondo me, anche a livello di prestazioni individuali fanno molto capire com'è stata la partita, perché nel primo tempo Perisic ha letteralmente dominato la fascia, 2 assist, ha sfiorato anche il gol personale con un destro parato molto bene da Montipò, sembrava un attimo inizialmente riaprirsi la solita maledizione dei portieri avversari miracolosi, poi invece Perisic doppio assist preziosissimo, e con lui anche Correa, per me è stato tra i migliori, molto positivo nella prima frazione di gioco. Secondo tempo i migliori, Skriniar sicuramente, scalato al centro, ha fatto molto bene. D'Ambrosio è entrato in maniera clamorosa, secondo me, sempre puntualissimo, non ha mai tradito le aspettative Danilo quando è sceso in campo, avrebbe meritato anche il gol, ha colpito un palo un po' sfortunato alla fine da un'azione nata da lui. Simo, permettimi però di sottolineare ancora una volta la prestazione di Hakan Çalhanoğlu, secondo me, un giocatore che passa sempre inosservato, perché da lui ci si aspetta sempre il gol, l'assist, ha segnato 7 gol, ha fornito 9 assist, ma è un giocatore che nell'ombra fa un lavoro impressionante, e a me oggi Çalhanoğlu come equilibratore e recuperatore di palloni è piaciuto tantissimo, e questa cosa passa un po' troppo inosservata secondo me. Sono perfettamente d'accordo. Tutti ci aspettiamo un Çalhanoğlu che sia sempre decisivo nella zona calda, tiri, magari ultimi passaggi, però oggi Çalhanoğlu ha fatto un'altra partita utilissima e, come spiegavo anche in cronaca, nel primo tempo è stato uno dei 3 tasselli che ha permesso all'Inter di fare quella prima mezz'ora, ma in generale quel primo tempo intero perfetto, perché il gioco che l'Inter ha cercato di più era la palla lunga da Andanovic direttamente su Dzeko, con Correa e Çalhanoğlu alti quasi sullo stesso livello, quindi come dicevi anche tu, quasi 2 trequartisti più che una seconda punta e una mezzala, a ricevere la seconda palla che Dzeko andava a combattere contro Gunther, e poi si apriva il campo e andavamo avanti. Lì è stato fondamentale, tanto quanto Correa. E poi, come hai detto tu, tanti recuperi, corsa infinita, un giocatore di quella qualità con quella corsa non è facile da trovare, e un altro ce l'abbiamo sempre in mezzo al campo e si chiama Brozovic. Per me, poi i numeri, ragazzi, 7 gol, 9 assist, cioè è stato un acquisto non vincente, di più. Quindi veramente molto bene anche Ciala, sono d'accordo. C'è solo una brutta notizia all'interno di questa partita, all'interno di questa prestazione, ovvero il nuovo problema fisico di Stefan De Vrij, che aveva fatto una grande partita nel primo tempo. Stefan De Vrij molto molto positivo, costretto purtroppo ad uscire all'intervallo per un affaticamento muscolare. Speriamo non sia nulla di grave, perché è un giocatore troppo importante. Secondo me troppi, come dicevamo anche in cronaca, stanno già voltando pagina troppo presto su Stefan De Vrij, che invece è importantissimo. Mi dispiace molto per questo problema, speriamo possa recuperare presto. La prossima contro lo Spezia si gioca venerdì, c'è
del tempo, cioè dello spazio per poter lavorare e tornare a disposizione, sarebbe importantissimo. Tanti giocatori hanno chiuso questa partita un po' con la lingua di fuori. Barella costretto al cambio, stanchissimo al 60°, Perisic spompato, Dzeko lo stesso un po' uscito dal campo. Dobbiamo riacquisire un po' di lucidità. Spero che l'importanza della gara contro la Juventus e del confermarsi poi oggi col Verona abbiano fatto aggiungere dei carichi di lavoro che poi riusciremo a smaltire in vista della prossima contro lo Spezia. Questa è l'unica nota negativa secondo me all'interno di questa gara, insieme ad un ingresso di Gosens, cioè, che non è stato propriamente perfetto, ma io credo che avrà la possibilità di scendere in campo da titolare contro lo Spezia e lì vedremo il vero Gosens. Oggi la partita era molto cambiata quando è entrato in campo lui. Vi faccio vedere la classifica a questo punto, aggiornata dopo la gara tra Inter e Verona, ed è una bella classifica da vedere, molto molto interessante, con il Milan in testa a quota 67, affronterà il Torino domenica tra poche ore, quindi l'Inter invece sale al secondo posto in questo momento con 66 punti, ha il vantaggio negli scontri diretti rispetto al Napoli che invece affronta la Fiorentina in una gara molto insidiosa al Maradona, quindi attenzione a questa gara contro la Fiorentina. La Juventus al momento a 59 affronterà il Cagliari nel serale, poi la Roma, la Lazio e tutte le altre. Questa è la classifica. Simo, dico solo l'ultima cosa. A me dispiace, una cosa che mi dispiace in questa partita è che l'Inter abbia fatto una buonissima prestazione, una buona vittoria senza Lautaro Martinez, che era squalificato. Per me Lautaro è molto importante, non vorrei che anche qui qualcuno possa dire, visto che senza Lautaro si gioca meglio, accantoniamolo. Per me sarebbe un grande errore. Chiudo con questo, dimmi tu se volevi aggiungere qualcos'altro. Sono d'accordo con te, aggiungo solo che se a questa prestazione, all'importanza di questa partita, un interista la prima cosa che pensa è questa, il problema è suo, secondo me, perché comunque quello è uno dei discorsi, però ci ragioneremo nel corso della settimana. Io sono solo molto contento di aver visto questa Inter. Mi dispiace tantissimo aver perso quel maledetto derby, perché tra l'altro ti porta ad avere anche gli scontri diretti a sfavore col Milan. Sarebbe bastato un pareggio, un 1-1, anche se meritavamo di vincere, e avremmo già adesso una classifica diversa. Però stia attento Stefano Pioli, perché adesso il fiato dell'Inter qua e del Napoli qua, insomma, stia attento, stia attento. E adesso ci godiamo una domenica sul divano, dai, a seguire le altre. Grazie per averci seguito in questa clip che chiudiamo. Se siete stati con noi fino a questo punto fatecelo sapere, dateci i vostri commenti se siete d'accordo con la nostra analisi a caldo. A parte arriveranno le pagelle votate dai tifosi e vi ricordo che se volete potete sostenerci tramite gli abbonamenti che trovate col tasto abbonati oppure entrando a far parte del nostro club su www.passionator.club.